Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon anno. Colgo l'occasione ovviamente con questo contenuto, anche se parleremo di calciomercato, c'è un'intervista al nostro direttore sportivo Giovanni Manna che fa il punto della situazione, un nuovo nome in mediana che a me non dispiace e insorgono i tifosi dell'Inter per le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video le solite raccomandazioni, un bel like che fa piacere al sottoscritto e se avete un hype conservato spendetelo pure, è l'ultimo video del 2025 quindi perché no. Detto questo, un piccolo pensiero sulla situazione tifosi dell'Inter che insorgono sulle designazioni arbitrali, ovviamente designati Guida e Maresca. Ricordiamo le parole di Guida che disse: io non sono tranquillo, arbitrare il Napoli, non il Napoli, la sera devo poter uscire, devo poter condurre la mia vita, eccetera. Noi già esprimemmo il nostro pensiero sul canale e quindi resta lo stesso. Per me, se un arbitro dichiara quelle cose, posi il tesserino, posa tutto, mettiti a fare altro, perché non è il caso dal punto di vista del professionismo tenere un arbitro in campo che poi non è tranquillo e quindi devi gestire le designazioni che poi anche io da tifoso magari dell'Inter mi sarei incazzato e non poco per quanto riguarda la designazione arbitrale, ma a noi non è andata meglio perché Lazio-Napoli ovviamente la dirigerà Massa e quindi non è che Massa a favore del Napoli abbia fischiato tutte queste cose, anzi c'è da recriminare anche per quanto riguarda la nostra di designazione. Poi c'è Rocchi che dice io mi dimetto se è così, se ovviamente ci sono tutte queste situazioni, perché c'è anche la Lazio che sul campo comunque è stata sicuramente danneggiata. Io ho visto le partite ed è giusto che la Lazio si sia esposta poi in quei termini con comunicati ufficiali. Rocchi, senza che ti dimetti, tanto non servi, o ti dimetti o diciamo resti per noi, anzi per me sei comunque una figura che non esiste, visto ciò che raccogliamo ogni domenica dal punto di vista delle designazioni arbitrali e delle direzioni di gara, perché qui è un discorso che va ampliato a tutta la Serie A, ci sono errori macroscopici su tutti i campi, quindi o le cose le iniziate a far per bene, altrimenti non avremo mai un campionato pulito e giusto dal punto di vista delle direzioni arbitrali e dei punti. Aperta e chiusa parentesi, il Napoli è su un centrocampista, o meglio sta sondando il terreno per un centrocampista dal Sud America, Jorge Carrascal, in forza al Flamenco, di nazionalità colombiana, 1,80 m, è un centrocampista offensivo. Per ciò che ho trovato online, tecnicamente merita assolutamente. Il ragazzo, il cartellino Transfermarkt lo valuta 9 milioni, ma sappiamo che c'è stata una proposta ufficiale dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi rispedita al mittente perché il Flamenco vorrebbe 20 milioni. Dalle parole di Manna, ovviamente nell'intervista al Corriere dello Sport, si evince che il Napoli comunque è attento alle situazioni che diciamo circondano la Serie A, il mercato e non solo, per poter azzannare il colpo, anche se abbiamo questa situazione a zero, quindi dobbiamo far quadrare i conti. Tanto è vero, Giovanni Manna e Lorenzo Lucca, il direttore sportivo, nell'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato dell'attaccante e delle sue difficoltà di inserimento. Anche Lucca è stato un investimento molto importante. Lorenzo in carriera è sempre stato un diesel, a Napoli ci sono le condizioni di fare bene perché il gruppo è davvero una famiglia, l'allenatore è top, lo staff è top e le persone a supporto come Oreali sono sempre presenti. Quindi non riuscire vuol dire che forse non ci stai mettendo tutto. Lorenzo lo sa, la maglia del Napoli va conquistata tutti i giorni, bisogna meritare tutti i giorni di stare in un gruppo così se ambisce a vincere. C'è chi lo capisce subito e c'è chi ha bisogno di più tempo, quindi situazione in bilico quella di Lucca, dalle parole di Manna, che ovviamente non è che si può esporre e dire no, Lucca è sul mercato, se troviamo la squadra lo piazziamo, però non è che ha rassicurato poi la permanenza del calciatore. Vedremo come andrà a finire. Si è parlato di Højlund, ovviamente del riscatto, si è parlato anche di Lang, Ambrosino, ma ci arriviamo un passo alla volta. Højlund è stato un acquisto da 50 milioni, l'idea è che i valori siano già cresciuti.
Non avevamo dubbi, a prescindere dai tempi di inserimento, Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell'allenatore. Questo fa la differenza. L'avete già riscattato la domanda? C'è un obbligo in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante. Io credo che il Napoli, appena avrà la possibilità e avrà trovato la quadra dal punto di vista economico, sarà la prima cosa che andrà a fare il riscatto di Højlund, anche perché è l'attaccante del presente e del futuro del Napoli, visto che a 22 anni sembra quasi un veterano. Io quando lo vedo in campo non gli do mai 22 anni, anche se l'anagrafe parla chiaro, ma Højlund è il colpo dell'estate del nostro Napoli, al di là di un De Bruyne che aspetteremo ad aprile, a quanto ci fanno sapere. No a Lang ceduto nel mercato di gennaio? Questa è la domanda. A rispondere su questa possibilità è Giovanni Manna. Arriva da una realtà diversa, dice, ci ha messo un po' di tempo ma ha giocato buone partite, ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisione a priori. I giocatori devono essere contenti e coinvolti e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo. Se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento. Anche qui in bilico la situazione, perché non è che ha detto assolutamente fuori dal mercato, eccetera, eccetera. È tutto legato a come ti poni negli allenamenti, prestazioni e tutto ciò che dai al Napoli e che vuoi dare al Napoli e fai vedere di voler dare al Napoli, ed è anche giusto che sia così. Poi, per quanto riguarda la situazione, abbiamo sbagliato qualcosina nei colpi, così come Lucca, così come potrebbe essere un Noah Lang. Noi alziamo le mani, ragazzi, la responsabilità è dell'allenatore e dello staff. Così come abbiamo detto quando Conte ha firmato, carta bianca sul mercato, perfetto, stecchi il colpo, e allora bisogna mettere una pezza, e la pezza la deve mettere l'allenatore con lo staff sin da subito. Ecco perché escono queste situazioni dove ci sono calciatori che non stanno rendendo come si voleva, e il Napoli correrà subito ai ripari e farà ovviamente operazioni di conseguenza. Il principio di gennaio sarà saldo zero, quindi Manna interviene anche su questa di situazione, anche se l'abbiamo già sentito, diciamo prima della Cremonese. È una cosa che poteva essere gestita dal punto di vista temporale diversamente, non a stagione in corso, anche perché il Napoli sapeva di arrivare a giugno e diciamo doveva rientrare in determinati paletti. Però una cosa è che io lo so fino a giugno, quindi pianifico l'anno, l'anno di ovviamente del campionato e della Champions, per vedere se posso acquistare, se devo cedere, eccetera. È una cosa che il paletto me lo metti il 31 di marzo, perché entro il 31 di marzo comunque devi stare assolutamente dentro. Voi mi direte sì, ma sono 2 o 3 mesi, cambia tantissimo nella programmazione di una società. Per inserire un calciatore bisogna fare spazio nella rosa a livello economico, dice Manna. Per noi è un paradosso per il patrimonio netto e la solidità che abbiamo. Il presidente e l'AD Chiavelli ci stanno lavorando, siamo fiduciosi, sono loro ad aver portato il club a certi livelli. Vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra senza rompere gli equilibri. Non so se ci riusciremo, dice Manna, ma ci proveremo. Gennaio è sempre rischioso, l'anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non abbiamo ancora sostituito all'altezza. Parlano di Kvaratskhelia, ovviamente. I rientri che ci interessano e non poco di Anghissà e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda. Quindi vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. È un Napoli che sta cercando qualcosina in attacco, al di là della situazione immediata, e questo calciatore che abbiamo nominato dal Sud America, si cerca qualcosa in più lì davanti. Quindi la delusione tra i due nomi che abbiamo fatto c'è ed è palese, e qui cerchiamo di azzeccarlo però il colpo nel caso lo facciamo e riusciamo a rientrare uscite, entrate per quanto riguarda la situazione economica, perché poi diventa una situazione che nel tempo non scoccia, ma può rivelarsi dal punto di vista economico abbastanza dispendiosa. Vedi un Lindstrom che comunque l'hai preso e non ti ha dato niente praticamente. No, a Lang vedremo, io lo aspetto ancora il calciatore, così come ho detto nel video di ieri. Non sto qui a dire vendiamo Noah Lang domani, perché
dobbiamo prendere un esterno migliore a sinistra. Può darsi che Noah Lang esploda dal punto di vista offensivo, perché per quanto riguarda la situazione copertura e fase difensiva ha immagazzinato determinate situazioni e movimenti, quindi vedremo poi se si presenterà qualcuno con un'offerta a gennaio e il calciatore potrebbe accettare o non accettare, decide anche lui: sto a Napoli perché mi trovo bene, voglio dare tutto, oppure vado via perché voglio giocare con continuità di più, eccetera eccetera. Ovviamente si faranno tutte le valutazioni del caso per quanto riguarda un'eventuale cessione. Concludiamo con Ambrosino: c'è il Venezia, ma interessate anche alcune squadre di Serie A, ma come abbiamo detto ieri nel video caricato, la prima operazione potrebbe essere quella di Marianucci, perché è molto avanti la Cremonese, l'abbiamo già detto ieri. Per quanto riguarda la formula, il Napoli vorrebbe un prestito secco e la Cremonese ha già accettato la formula, quindi credo che la palla passi quasi al calciatore se la piazza lo convince, il progetto, i 6 mesi e quant'altro. Detto ciò, vi auguro ancora una buona fine 2025 e fatemi sapere qui sotto nei commenti il momento che vi è piaciuto di più di quest'annata. Il mio è l'ultima partita di campionato, perché è stato un campionato molto ma molto lungo e dispendioso dal punto di vista mentale, questa lotta punto a punto che poi ci ha forgiato anche in maniera diversa noi tifosi, che stiamo vivendo anche questa di situazione in questo di campionato punto a punto, però pesa molto meno perché ovviamente sai come il Napoli si è comportato l'anno scorso. La mia è l'ultima partita ovviamente contro il Cagliari, con il grandissimo gol di McTominay, ed è un Napoli che porta a casa lo scudetto. Al di là della Supercoppa vinta, è stata una grandissima annata tra scudetto, Supercoppa e tutto ciò che è arrivato anche dal mercato, chi si è ambientato alla grande e chi ancora lo deve fare. Sempre Forza Napoli, noi ci aggiorniamo nel 2026 e quindi magari domani o il 2 per un altro contenuto, dipende da ciò che esce dal punto di vista del mercato e della situazione infortuni in casa Napoli. Sempre Forza Napoli, ciao!